Benvenuti in questo nuovo video, dove vedremo la conquista di Corleone da parte di Totò Riina, un momento cruciale nella storia della mafia siciliana. In questo video esploreremo come Riina è riuscito a prendere il controllo di Corleone e a diventare il capo della famiglia mafiosa più temuta d'Italia. Se sei interessato alla storia e vuoi scoprire di più su Totò Riina e sulla sua ascesa al potere, non perderti questo video. Durante la seconda guerra mondiale in Sicilia, nell'estate del 43, a Corleone, una famiglia composta da il papà Giovanni Riina e dai suoi figli Totò, Gaetano, Francesco, Arcangelo e Caterina, mentre stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi delle colline di Corleone, dove avevano dei tumuli di terra, trovano una bomba inesplosa e un proiettile di cannone in mezzo ai campi. Il papà decide di portarli a casa per utilizzarli come polvere da sparo per le cartucce e ferro per l'aratro. Quando tentarono di aprire la bomba, questa esplose, uccidendo il papà e il fratello più piccolo Francesco. Totò si ritrova all'età di 13 anni a dover mandare avanti la famiglia e si trova a lavorare nei campi dalla mattina alla sera. Erano gli anni del bandito Giuliano, la guerra ancora in atto, ma Totò sapeva che quella non sarebbe stata la sua vita per sempre. In quelle terre corrompe un ragazzo a cui si legherà e divideranno i loro ideali per 50 anni. Il suo nome era Binno, era Bernardo Provenzano. Non la volevano fare la vita dei pezzenti e si misero ben presto alla corte del campiere di quelle terre, che era Luciano Ligio, che a sua volta lavorava per il capomafia di Corleone, il dottor Michele Navarra. Mettendosi a disposizione di Ligio nelle terre del dottor Navarra, entrò a far parte di una banda capitanata da Ligio e dove conobbe un altro importante ragazzo, Calogero Bagarella. Era una banda che controllava le terre di Corleone a strasatto, bruciavano le masserie, facevano furti di bestiame e ne creavano la macellazione clandestina. In quella banda stavano crescendo dei contadini che avrebbero conquistato Palermo e Cosa Nostra. Riina era il più astuto, il più scaltro degli altri ed era anche crudele e molto freddo. Infatti nel 1948 fa parte del comando che sequestra e uccide Placido Rizzotto. Rizzotto era un sindacalista e aveva offeso il dottor Navarra e il suo fidato Luciano Ligio. Ucciso e gettato in un dirupo a Roccabusambra, fu ritrovato 21 mesi dopo, nel dicembre del 49, e in quel periodo Riina si trovava in carcere da poco per aver ucciso un suo coetaneo, Domenico Di Matteo, con una pistola calibro 9, dopo una lite. Condannato a 12 anni di reclusione, uscì dal carcere dopo 6 anni e nel 1955 tornò a Corleone, dove ritrovò i suoi amici, Ligio, Bagarella e Provenzano, che nel frattempo erano cresciuti come banda, non erano più semplici sottoposti del dottor Navarra, stavano diventando i nuovi padroni. Nel 1957 Luciano Ligio costituì a Piano della Scala una società di bovini, ricavando fondi tra i proprietari di quella zona, con le buone e le cattive maniere, e usando dei prestanome per la società. Comprò dei camion che servivano per trasportare la carne di macellazione clandestina ai mercati di Palermo. Il socio principale di questa società era lo zio di Salvatore Riina, Giacomo. Infatti questa società e quei camion servivano anche per un grande progetto che Ligio e i soci avevano fiutato, era la costruzione della diga, e c'erano già 38 miliardi di lire di finanziamenti pronti per le costruzioni di acquedotti, case e strade. Il consorzio di bonifica di quei terreni era presieduto dal principe Giardinelli. Così Ligio e Riina, nelle elezioni del 58, con tutti i loro familiari, cercarono di fare propaganda, ma le elezioni le stravinsero quelli della DC, dove l'elettore principale era proprio il dottor Michele Navarra. Il capo mafia, non avendo gradito il gesto di Ligio, con il quale aveva già discusso per la diga, che non voleva assolutamente, ordinò ai suoi scagnozzi di farlo uccidere. Il tentativo non riuscì, in quanto Ligio fu solo ferito. Così, insieme a Bagarella, Provenzano e Riina, decisero che dovevano prendersi Corleone. Il dottor Michele Navarra doveva morire. Il 2 agosto del 1958, nella provinciale di Corleone, ci fu l'imboscata al dottor Navarra. Furono ritrovati a terra 124 colpi e 92 nel corpo di Michele Navarra, sparati da 5 armi, un mitra Breda calibro 6,35, un mitragliatore Thompson e pistole automatiche.
Fu ucciso anche il dottor Russo, che lo accompagnava e guidava l'auto, che non c'entrava nulla con la mafia. Ligio, Riina, Bagarella e Provenzano si diedero alla latitanza e si prepararono a una guerra di mafia per la conquista di Corleone. Furono eliminati tutti i fedeli del dottor Navarra, tra cui i fratelli Maiuri e Marco Marino. La faida terminò nel 62. Corleone stava diventando il cuore della Sicilia. Quei ragazzi vinsero la loro guerra di mafia. Era durata 5 anni. Gli amici di Navarra non c'erano più, erano tutti morti. Luciano Ligio, ma soprattutto Totò Riina, Provenzano e Calogero Bagarella erano diventati i padroni di Corleone. Grazie per aver guardato il video. Se vuoi scoprire di più sulla storia della mafia e sui personaggi che l'hanno plasmata, iscriviti al canale e rimani aggiornato nei prossimi video. Grazie ancora. A presto.